Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Vergine, tendenze energetiche generali per la seconda parte di luglio 2023. Ok, abbiamo due arcani maggiori e abbiamo la sacerdotessa e il diavolo, ragazzi. È un po' come se vi dicessero di vedere oltre le tentazioni, di vedere oltre quelli che sono i condizionamenti mentali piuttosto che le schiavitù che state vivendo in questo momento. Ragazzi, ricordo che le letture sono generali, sono per un gruppo e quindi è facile che non risuoni tutto. Le sto pubblicando prima per una questione di decadi di risonanza, quindi se non risuonasse subito vi consiglio di riascoltarla tra un po' di tempo. Diversamente potete anche ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere e per unire questi tre oroscopi ho pubblicato una guida che vi spiega come fare. La trovate sotto nella descrizione del video, così come anche la mia email nel caso vogliate contattarvi e altri link a video che potrebbero essere utili. Partiamo dall'imperatrice. 9 di spade, il carro. È volata una carta, adesso la recupero. 5 di coppe, 4 di bastoni, asso di bastoni, regina di coppe e la giustizia. Le mettiamo qua così. Recupero un attimino la carta che è cascata ed è un 8 di denari. Dunque ragazzi, qui ci potrebbe essere qualche questione. Ho la sensazione che ci sia qualche questione familiare qui che pesa. Questa è una lettura generale, quindi andiamo a vedere qual è il movimento generale della seconda parte di luglio. Però questa imperatrice potrebbe far riferimento a una madre piuttosto che a un capo, o se per caso siete voi ed è la vostra energia, direi che comunque si parte da un momento di stabilità, di prosperità. L'imperatrice fa anche riferimento alla gestazione, quindi si può riferire a un progetto che è partito e che con questo 9 di spade vi dico che vi dà non pochi pensieri. Probabilmente c'è qualche cosa legato a questo diavolo, qualche tipo di condizionamento, qualche tipo di paura legata al passato che fa sì che siate preoccupati. Allora, vi dico che per qualcuno si tratta di un movimento di lavoro, può essere quindi un nuovo progetto lavorativo, perché qui ho l'otto di denari, parlo di lavoro, ma può anche essere per qualcuno, per esempio, lo spostarsi non solo di casa, ma proprio di regione piuttosto che di nazione. È come se ci fosse qualcuno che volesse prendere delle distanze con questo carro. Diciamo che poi c'è un 5 di coppa, un 4 di bastoni e l'asso di bastoni. Sono carte che andiamo a vedere poi direttamente, però ho come la sensazione che stiate cercando una certa stabilità tra quello che è giusto per il bene comune e quello che invece vi fa sentire soffocati con questo diavolo, ok? Allora, ripartiamo dall'imperatrice. Io intanto vi ricordo che le letture per il secondo semestre del 2023 sono già uscite, le trovate nella playlist del canale. La lettura in promozione è valida fino, o meglio, la promozione è valida fino a fine luglio 2023 e per sapere di che promozione parlo, ragazzi, vi consiglio di ascoltare l'oroscopo semestrale per l'amore e gli affetti, lì lo dico. Bene, andiamo a vedere. Io intanto continuando a mischiare ho tirato giù altre due carte. Allora abbiamo il sole e il 7 di spade. Qui fortemente ci potrebbe essere un qualche cosa con un figlio se siete voi la madre o con una madre o un genitore se siete voi il figlio. Mm? Potrebbero esserci state delle bugie, c'è un 7 di spade, qualcuno che non si è comportato in modo proprio cristallino.
Potrebbero anche essere state delle bugie inerenti a un figlio, eh? Perché poi qui ho questo 8 di spade con il cavaliere di spade e la morte al contrario e vi dico che insomma è come se aveste bisogno di lasciarvi indietro qualche cosa. La morte è il taglio che vorreste fare, lo spostamento di cui ci parla il carro, ma probabilmente in questo periodo siete ancora in fase di studio su come fare questo tipo di movimento, qualsiasi esso sia, che sia di lavoro, che sia familiare. Andiamo a vedere il carro. Nove di spade, 10 di spade e 9 di coppe. Avete 9 di spade ripetuto 2 volte. Io devo dire, ragazzi, che vi sento in tanta sofferenza, soprattutto con questo diavolo, è come se vi sentiste persi, mi verrebbe, cioè senza possibilità di movimento. Vi ricordo che il diavolo, non so se si vede perché la carta è molto scura, però qua è rappresentato con delle catene. C'è qualcosa che vi tiene legati, probabilmente una situazione familiare, può essere una questione lavorativa che vi tiene legati lì al posto dove siete, ma in realtà non è il posto dove vorreste essere, sia che sia un posto di lavoro. Può anche essere una situazione, ipotesi, che vi preoccupa, ma io sento che qui con i 7 di spade c'è qualcuno che non la racconta giusta, ci sono dei comportamenti poco cristallini. Ripeto, se siete voi la madre potrebbe essere da parte dei figli, se siete voi il capo potrebbe essere da parte dei vostri sottoposti, dei vostri dipendenti, insomma. Andiamo a vedere l'otto di denari. 5 di coppe, nuovamente 6 di spade. Sì, c'è qualche cosa qui che... allora, può essere che proprio nella quotidianità vi ferisca, e avete bisogno con questo 6 di spade di lasciarvi indietro certe credenze limitanti che vi sono state insegnate durante l'infanzia. Il 6 di spade è una carta che parla proprio di allontanarsi dai problemi con la madre. Parla proprio di andare via dai problemi della famiglia, dai problemi familiari. Però in effetti è quello che secondo me molti vorrebbero fare, togliersi da qualche tipo di situazione, però giustamente con questo 7 di spade è come non sapere le cose al completo, cioè in modo reale, non avere un'idea reale e chiara, perché 7 di spade parla sempre di qualcuno che racconta un po' quello che vuole pur di ottenere i propri scopi. Andiamo a vedere il 5 di coppe perché qui ho proprio la sensazione che dovete un po' 4 di coppe. Rassegnarvi a lasciare indietro qualcosa e focalizzarvi su, guardate, 5 di coppe, diavolo e 9 di pentacoli e focalizzarvi su quello che ancora avete in piedi e da lì costruire. Tenete presente, ragazzi, quando c'è un 5 di coppe o anche un 5 di denari, che sono due carte che denotano molta tristezza a causa di una perdita, normalmente il 5 di coppe parla di perdite affettive, mentre il 5 di denari di perdite materiali, però parla anche di perdita di indipendenza, sia da un punto di vista emotivo, sia da un punto di vista finanziario con il 5 di pentacoli. Ora, voi non ce l'avete il 5 di pentacoli, però era per farvi capire l'energia del 5. Qui avete un diavolo, che tra l'altro è un 15, e anche qui avete il diavolo. C'è qualche cosa che ha a che fare col vostro amor proprio, con qualche questione legata probabilmente a delle dipendenze affettive che avete bisogno di superare. È un po' come il suggerimento della sacerdotessa in questo caso di non vedere se c'è giusto o sbagliato, ma semplicemente di prendere atto di una cosa e da lì partire. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Stella e amanti. Cioè, voglio dire, dopo tutto questo trambusto emotivo che vivrete, io suppongo, nella terza settimana di luglio, terminiamo con stabilità,
contratti, armonia, desideri, sogni, canalizzazioni, nuove idee, abbondanza, prosperità. Vi ricordo che è la carta delle anime gemelle e anche qui con la carta degli amanti si potrebbe fare riferimento alle anime gemelle. Tenete presente che comunque avete 2 volte il diavolo, quindi potrebbero anche essere anime karmiche. Andiamo a vedere l'asso di bastoni, perché qui c'è un'azione, c'è un inizio, c'è qualche cosa di nuovo con questo asso di bastoni, potrebbe anche essere un nuovo incontro. Scusate. Allora abbiamo un 3 di bastoni al contrario, un 3 di spade e l'eremita. Ragazzi, qui l'idea è di ragionare con la vostra testa, di non farvi influenzare da altre persone, di trovare voi stessi il vostro equilibrio. Tenete presente che comunque quando c'è la giustizia si parla sempre anche di giustizia divina, quindi è come se doveste iniziare a fare voi stessi un lavoro introspettivo, qualcosa di concreto, con intenzione per riuscire a riportare l'equilibrio in questa situazione o in questa relazione. Sento che farete fatica a muovervi da dove siete, o perlomeno nella terza settimana di luglio è un po' come se non sapeste bene da che parte muovervi, ma in qualche modo, una volta che voi lascerete andare queste 3 coppe che si sono rovesciate, vi focalizzerete sulle 2 coppe che ancora sono piene, una volta che farete un lavoro proprio sull'amor proprio, capire quanto valete. Io qui, guardate, avete 2 carte che parlano di amor proprio, Qui si tratta, la carta degli amanti nei tarocchi tradizionali è rappresentata con un uomo in mezzo a 2 donne. Una donna rappresenta la madre e l'altra donna rappresenta la fidanzata. Quindi qui è un po' come il scegliere tra quello che è il vecchio, e qui potrai rivedere anche la madre, e il nuovo. Se siete in una fase dove vi mettono alle strette o dove vi sentite un po' forzati a prendere delle decisioni, ok? Dove le cose vi sembrano un po' forzate, seguite il vostro intuito, ok? Perché tutto quello che è un po' forzato è perché nasconde un po' qualche cosa che non va bene. Poi, come si dice, un detto proprio che dice la fretta fa fare i gattini ciechi, no? Quindi occhio alla fretta, ai condizionamenti, alle costrizioni e a quello che potrebbe essere appunto questa sensazione di forzatura. Andiamo a vedere Osho, che cosa ha da dirvi. Intensità e momento per momento. È come se vi dicessero di godervi giorno dopo giorno, un momento dopo momento, la vita come se fosse un gioco, con intensità, con tutta l'intensità che voi ci potete mettere, senza farvi prendere dalle paure, dai cattivi pensieri, dalla sofferenza, perché tanto focalizzarsi lì non serve, anzi, più vi focalizzate su qualcosa e più aumenta l'energia, sia che sia una cosa positiva, ma anche se è una cosa negativa. Quindi se voi continuate a focalizzarvi sui pensieri, sulle paure, su quello che è stato nel passato, sui fallimenti e quelle cose lì, è quella l'energia che in quel momento mandate all'universo. Quindi cosa pensate di attirare? Bene, andiamo a vedere ancora un oracolo per chiudere la lettura, vediamo che cos'altro vi vogliono consigliare. Carta numero 17 e carta numero 6. Wow! Dico wow perché? Perché qua abbiamo la carta degli amanti che è un numero 6 e la carta numero 17 parla di destino, e qui avevamo la carta della giustizia. Allora, quello che sento io è che una volta che voi riconoscete quello che vi fa soffrire, sto spostando tutte, quello che vi fa soffrire, quello che non accettate più, quello che vi vincola, quello che vi condiziona, quello che vi chiude, che vi soffoca. Una volta che capite e riuscite ad allontanare questa energia, è come riuscire a verbalizzare il fatto che questa cosa non sia per noi. È come ammettere con se stessi che no, ok, grazie, ci ho provato ma non fa per me. E poi invece, cioè, è impressionante perché? Perché questa è una carta di sincronicità.
E quindi è come se nel momento in cui voi vi rendeste conto, vi renderete conto di questo 5 di coppe, di che cosa lasciate indietro, di che cosa, da che cosa vi dovete staccare per riacquisire il vostro amor proprio, è come se le stelle si riallineassero e vi dessero il giusto essere nel momento giusto, con le persone giuste, nel luogo giusto, sapete? Come se ci fosse una sorta di rimescolamento delle carte che vi porterà, vi dico, potrebbe anche essere una relazione nuova, ragazzi, con questo asso di bastoni, il 4 di bastoni, e la carta degli amanti potrebbe essere proprio una relazione nuova. Diversamente, se per voi risuona di più come una questione lavorativa, state tranquilli perché arriverà un contratto stabile, duraturo, in armonia e per molti potrebbe anche essere un contratto da sogno, vi dico. Bene, amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Fatevi sapere comunque se la lettura vi è stata utile per capire come navigare le energie del prossimo periodo. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!